Lo Sri Lanka è una destinazione bella ed esotica, piena di cultura, natura, fauna selvatica e volti sorridenti. Per un paese con una storia così violenta e recente, in questo senso, l'isola è in realtà la patria di alcune delle persone più amichevoli del posto. Situata nell'Oceano Indiano a sud-ovest del Golfo del Bengala e a sud-est del Mar Arabico. Lo Sri Lanka è stato chiamato la perla dell'Oceano Indiano per la sua forma e la sua posizione, lasciandolo in una sorta di curiosa via di mezzo per quanto riguarda la geografia, le caratteristiche, la cultura, il paesaggio e i costumi. La cultura dello Sri Lanka è influenzata principalmente dal buddismo e dall'induismo. Lo Sri Lanka è la patria di due principali culture tradizionali, quella cingalese e quella tamil. Lo Sri Lanka è la patria di molte culture, lingue ed etnie. La maggior parte della popolazione è di etnia cingalese, mentre un'ampia minoranza di tamil ha avuto un ruolo influente nella storia dell'isola. La preistoria dello Sri Lanka risale a 125.000 anni fa, forse addirittura a 500.000 anni fa, e abbraccia il Paleolitico, il Mesolitico e la prima età del ferro. Kandy è sia una città amministrativa che religiosa ed è anche la capitale della provincia centrale. Kandy è la patria dello Sri Dallada Maligava, uno dei luoghi di culto più sacri del mondo buddista. È stata dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1988. Sigiriya è uno dei monumenti storici più preziosi dello Sri Lanka. Definito dalla gente del posto come l'ottava meraviglia del mondo. Questo antico complesso di palazzi e fortezze ha una notevole importanza archeologica e attira ogni anno migliaia di turisti. È probabilmente la destinazione turistica più visitata dello Sri Lanka. Lo Sri Lanka è separato dalla parte continentale del subcontinente indiano dal Golfo di Mannar e dallo Stretto di Palk. Secondo la mitologia indù, esisteva un ponte terrestre tra la terraferma indiana e lo Sri Lanka. Le leggende affermano che era percorribile a piedi fino al 1480 d. fino a quando i cicloni non hanno approfondito il canale. Le porzioni di terra sono ancora poco profonde fino a 1 metro, ostacolando la navigazione. L'isola è costituita per lo più da pianure costiere pianeggianti e ondulate, con montagne che si innalzano solo nella parte centro-sud. Il punto più alto è Piduruthalagala, che raggiunge i 2524 metri sul livello del mare. Lo Sri Lanka ha 103 fiumi. Il più lungo di questi è il fiume Maraweli, che si estende per 335 km e dà origine a 51 cascate naturali di 10 metri o più. Il più alto è il Bambarakanda Falls, con un'altezza di 263 metri. La costa dello Sri Lanka è lunga 1585 km, 985 miglia.
Lo Sri Lanka rivendica una zona economica esclusiva che si estende per 200 miglia nautiche, che è circa 6-7 volte la superficie terrestre dello Sri Lanka. La linea costiera e le acque adiacenti sostengono ecosistemi marini altamente produttivi come le barriere coralline a frange e i fondali bassi delle alghe costiere e degli estuari. Lo Sri Lanka ha 45 estuari e 40 lagune. L'ecosistema delle mangrovie dello Sri Lanka si estende per oltre 7.000 ettari e ha svolto un ruolo vitale nel tamponare la forza delle onde nello tsunami del 2004 nell'Oceano Indiano. Il clima è tropicale e caldo, a causa degli effetti moderatori dei venti oceanici. La maggior parte delle parti est, sud-est e nord dello Sri Lanka comprende la zona secca, che riceve tra i 1200 e i 1900 mm di pioggia all'anno. Il Parco Nazionale di Yala, nel sud-est, protegge branchi di elefanti, cervi e pavoni. Il Parco Nazionale Wilpattu a nord-ovest, il più grande parco nazionale. L'isola ha 4 riserve della biosfera: Bundala, Urulu Forest Reserve, Kanneli Yadediya Galanaki Yadenia e Signaraja. Signaraja ospita 26 uccelli endemici e 20 specie di foresta pluviale, tra cui l'inafferrabile malcoa dalla faccia rossa, il cucol dal becco verde e la gazza blu dello Sri Lanka. Il potenziale genetico non sfruttato della flora di Signaraja è enorme. Dei 211 alberi boscosi e liane presenti nella riserva, 139, 66%, sono endemici. Il Parco Nazionale Minneria confina con il Minneria Tank, che è un'importante fonte d'acqua per gli elefanti che abitano le foreste circostanti. I piatti includono riso e curry, pittu, kiribat, roti integrali, idiyappam, vatalappam e kottu. Tradizionalmente il cibo viene servito su una foglia di piantaggine o di loto.